Bentornati alla Guida senza impegno alle bande di Mordheim, una serie di video realizzati in collaborazione con Mordheim Italia, che ha lo scopo di fornire un'infarinatura generale delle varie fazioni che si possono giocare in Mordheim. Ormai siamo quasi giunti alla fine delle bande originali, quelle contenute nel manuale base. Mancano solo i mercenari di Middenheim, gli Skaven e le sorelle Sigmarite, e oggi parliamo proprio di loro. Il Sacro Convento dell'Ordine delle Misericordiose Sorelle Sigmarite, che d'ora in poi chiameremo semplicemente Sorelle Sigmarite, è un ordine monastico esclusivamente femminile votato al dio Sigmar, che ha sede nella città di Mordheim. Ben note in tutto l'impero, sono solite viaggiare in lungo e in largo per prestare aiuto ai bisognosi, prendersi cura degli orfani, dei feriti e degli ammalati. Inoltre offrono consiglio a chi deve prendere decisioni importanti, visto che a quanto pare Sigmar ha benedetto alcune di loro con il dono della preveggenza, una capacità che si rivelerà determinante anche negli eventi che hanno portato alla distruzione di Mordheim, ma a quello arriveremo tra poco. Tempo fa le sorelle Sigmarite erano ben volute dalla gente, ma negli ultimi anni la situazione è cambiata. Questo per vari motivi. Innanzitutto qualche esaltato tra i cacciatori di streghe li ha tacciate di eresia, dicendo che la loro capacità di preveggenza non è un dono di Sigmar, ma il risultato di pratiche occulte o patti con i demoni. Poi alcuni sacerdoti particolarmente estremisti del culto di Sigmar hanno iniziato a sostenere che le donne non dovrebbero poterne predicare il verbo. Poi ovviamente c'è anche di mezzo la politica, dato che Lady Magritta di Marienburg, una delle pretendenti al trono dell'impero, se ricordate ne abbiamo parlato nello scorso episodio, è stata cresciuta proprio dalle sorelle Sigmarite e tuttora è in buoni rapporti con loro, cosa che a quanto pare non piace al gran teogonista. Quindi le sacerdotesse hanno detto: sai che c'è, se il trattamento è questo potete andarvene tutti a cagare, e si sono ritirate dentro al loro monastero, che si trova all'interno delle mura di Mordheim, più precisamente qui, su un isolotto in mezzo al fiume Styr chiamato la Roccia di Sigmar, e lì sono state soprattutto dopo che il primo giorno dell'anno 1999 la veggente Cassandra avvistò in cielo la cometa a due code che preannunciava il ritorno di Sigmar, proprio come era stato predetto dal profeta Macadamnus oltre 500 anni prima, un segno che la donna interpretò come foriero dell'imminente disastro. Così, mentre a Mordheim si facevano festini e giri di spritz all you can drink a 3 euro, le sorelle Sigmarite, chiuse nel loro convento, pregavano tutto il giorno e si sottoponevano a terribili penitenze per rafforzare lo spirito e tenere lontana l'aura di perdizione che li circondava. Si dice persino che il giorno prima dello schianto sentirono nella loro mente la voce di Sigmar che le incoraggiava a tenere duro, e ha funzionato. Quando la cometa ha distrutto Mordheim, loro erano al sicuro sotto la cupola del tempio interno al monastero, protette da uno strato di solida roccia e altrettanto solida fede, che le fece superare in tonse il momento del cataclisma. Uscirono allo scoperto solo quando la città smise di bruciare, questa volta mosse da un nuovo obiettivo che ritengono gli sia stato affidato da Sigmar in persona: stoccare tutta la malapietra nei sotterranei del convento, dove potrà essere sorvegliata in eterno e di conseguenza non potrà nuocere alla gente. Un compito praticamente impossibile, considerando che le sorelle sono poche e i frammenti di malapietra invece sono tantissimi, alcuni dei quali tra l'altro sono già stati trafugati, ma loro non demordono. A livello estetico le sorelle hanno effettivamente l'aspetto di suore. La maggior parte indossa tuniche con cappuccio oppure un velo, spesso accompagnati da ninnoli con il simbolo del loro patrono. Essendo però addestrate molto bene anche alle arti marziali, quando scendono in battaglia lo fanno indossando cotte di maglia, parti di armatura o scudi ed elmi. Insomma, sono vere e proprie sacerdotesse guerriere. La loro arma preferita, quella iconica, è ovviamente il martello da guerra, forgiato a immagine e somiglianza del Gal Marz, quello di Sigmar. Ne va però segnalata un'altra molto particolare, la frusta d'acciaio, una specie di catena dotata di spuntoni e uncini di metallo che strappano la carne e la riducono praticamente a straccetti di pollo. A livello di organizzazione interna, l'ordine è amministrato da una suprema matriarca che è anche la badessa del convento, Berta Bestraufrung. Questa signora dallo sguardo severo che impugna non uno ma ben 2 martelli da guerra, e tra l'altro è anche giocabile, visto che il manuale base la inserisce fra le dramatis persone, cioè i personaggi speciali. Sotto di lei si trovano 12 matriarche, organizzate in un circolo interno che risponde direttamente alla badessa, e sono quelle che guidano le bande di sorelle in spedizioni tra le rovine della città per recuperare la malapietra. Poi seguono in ordine di anzianità le sorelle superiori, quelle veterane e cazzute, le sorelle semplici, cioè il modello base, e le novizie, giovani che non vedono l'ora di dimostrare la loro fede agli occhi del patrono. Infine, fuori dalle normali gerarchie, ci sono le auguri, cioè quelle sorelle a cui Sigmar ha fatto dono della preveggenza, privandole però della vista. Considerate praticamente delle sante, sono solite rasarsi tutti i capelli tranne una singola lunga treccia, e questo è più o meno tutto quello che c'è da sapere sulle sorelle Sigmarite. Come sempre spero di essere riuscita a darvi qualche spunto per creare il background della vostra banda, e ora cedo la parola a Mordheim Italia, che
ce le presenterà da un punto di vista più tecnico. Le sorelle Sigmarite sono una delle bande più particolari del gioco di Morty e non ha corrispettivo nel mondo di Warhammer Fantasy Battle, e tra le bande probabilmente sono l'unica che potrebbe essere classificata come banda buona. Le sorelle Sigmarite non sono particolarmente adatte a giocatori principianti perché hanno delle particolarità che le rendono più adatte ai giocatori esperti, come ad esempio la loro lista delle abilità con cui guadagnano esperienza decisamente orientata verso il combattere le bande malvagie. Un'altra particolarità è la loro lista dell'equipaggiamento. Le sorelle Sigmarite hanno una lista di equipaggiamento abbastanza ridotta e sono prive di armi come spade, lance, alabarde o archi, e come armi da tiro hanno solo la fionda. Sono una banda orientata prevalentemente verso il corpo a corpo e, sempre parlando di equipaggiamento, hanno due armi particolari, la frusta d'acciaio e il martello Sigmarita, che le rendono molto efficaci nel contrastare gli avversari a distanza vicina. Sempre per l'equipaggiamento, le sorelle Sigmarite hanno accesso anche all'acqua santa, al libro sacro e alle reliquie, tutto come sempre orientato a contrastare non morti, posseduti e le altre bande malvagie. Gli eroi delle sorelle Sigmarite includono la matriarca, che è la comandante, che è anche un mago che può lanciare incantesimi presi dalla lista delle preghiere di Sigmar, e l'augure, un'eroina particolare utile soprattutto dopo la battaglia. Grazie alla sua regola speciale Vista Benedetta, consente al giocatore delle sorelle guerriere di tirare 2 dadi al posto che uno solo durante la fase di ricerca della malattia. Gli schemi di colore delle sorelle Sigmarite tendono ad essere molto puliti e ruotano attorno alla tonaca bianca con paramenti di diversi colori. In conclusione, vediamo quali miniature possono essere utili per la vostra banda di sorelle Sigmarite. E devo ammettere che questa volta mi sono trovato un po' in difficoltà, perché sul fronte GV, nel momento in cui registro, cioè maggio 2025, facendo passare i vari modelli attualmente in vendita per Age of Sigmar e The Old World, non ho trovato nulla che possa essere ricondotto a loro in maniera così immediata. Al massimo, qua e là ci sono alcune figure femminili che potrebbero essere una buona base per creare delle conversioni, ma sono comunque poche e richiederebbero tanto lavoro modellistico per avere un risultato appena calzante. Quelle che mi convincono di più vengono dal 40.000. Sono le novizie delle sorelle guerriere per Kill Team, ma anche qui bisogna armarsi di tanta pazienza e grattar via tutti gli elementi futuristici e le icone, poi integrare armi medievali prese da qualche altro kit. In alternativa si può recuperare la scatola originale di modelli fatti per Mordheim, che però è fuori produzione da oltre 20 anni e difficile da reperire, anche se devo dire questa sorella con il nunchaku è proprio figa. Comunque credo che il modo migliore sia lasciar stare i modelli Games Workshop e cercare invece tra quelli prodotti da terze parti. Vi segnalo in particolare le sorelle di Sigmus scolpite da Monstrous Encounters e le custodi della Sacra Fiamma di Heresy Lab, pensata apposta per Mordheim. In qualsiasi caso, se avete dubbi, ricordatevi che potete chiedere aiuto sul gruppo Facebook di Mordheim Italia, che è sempre pieno di persone gentili, disponibili, appassionate, che sapranno darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. E a tal proposito li ringrazio per avermi aiutata nella preparazione di questo episodio, così come ringrazio voi per avermi seguita fino qui. E vi ricordo che se il video è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i seguaci di Sigmar che l'hanno già fatto.